In questa lezione parleremo di risk assessment. Il risk assessment è una componente di quel più ampio processo che si chiama risk analysis, che comprende al suo interno una serie di flussi di informazione e flussi di decisione che portano dall'identificazione dei pericoli alla quantificazione in qualche misura del rischio fino alla sua gestione e alla sua comunicazione. Le componenti principali di un esercizio di risk assessment prevedono fondamentalmente due componenti. Una che è una valutazione di probabilità, che rappresenta semplicemente il grado di confidenza che noi abbiamo nel fatto che si verifichi l'evento che ci sta interessando. E secondo, la severità delle conseguenze. Un evento che non comporta conseguenze, quindi che ha una severità nulla, è un evento che comporta per definizione un rischio zero. È abbastanza interessante quindi comprendere come la composizione tra probabilità e severità sia un processo che dal punto di vista cognitivo è estremamente complesso e che noi cercheremo di semplificare nelle sue componenti in maniera tale da renderlo gestibile dal punto di vista operativo. La valutazione del rischio comprende tre diverse componenti. La prima sono i fattori di rischio, ovvero le condizioni che portano alla potenziale perdita, dove la perdita o il loss significa tutti i tipi di perdita in attesa tra i danni fisici, materiali e il corrispettivo costo finanziario. E infine una componente molto importante è l'incidente, in quanto è la ragione diretta che porta una potenziale perdita a una perdita effettiva. Cerchiamo di illustrare tutto con un esempio. Supponiamo di osservare uno scenario ipotetico di rischio relativo a un giocattolo che ha piccole parti accessibili, come le pile o i magneti. I fattori di rischio sono l'accessibilità di queste piccole parti, l'accessibilità del giocattolo da parte di un gruppo particolarmente vulnerabile, che potrebbe essere bambini d'età inferiore ai 3 anni, e soprattutto se non c'è alcuna diretta supervisione di un adulto. Questi sono gli elementi che rendono la probabilità di incidente più alta, dove l'incidente più verosimile in questo scenario potrebbe essere l'ingestione del corpo estraneo. Le potenziali perdite o danni legati a questo incidente potrebbero essere la spesa sanitaria da una parte, ma i danni fisici come la ferita all'esofago o, nel peggiore dei casi, la morte del bambino. Parlando dell'incertezza, l'incertezza in parole semplici è il grado in cui un evento è imprevedibile, però l'incertezza spesso viene confusa con il concetto del rischio. Ci sono diversi modi di combinare l'incertezza e la gravità, la severità del danno, dove la più comunemente usata è la forma moltiplicativa, perché è strettamente, anche a livello intuitivo, legata al concetto probabilistico di perdita attesa. Chiaramente un prodotto per l'infanzia può avere diversi scenari che portano alle perdite, che comportano anche diversi livelli di rischio. Se dobbiamo determinare il livello complessivo, esso è identificato con il rischio più elevato tra i diversi scenari.